Beh. Ah, va bene, dai, sì, dai. Dove ci vediamo? Ehi, 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 ehi. Fermo, fermami! Ma non gliel'ho fregata la bici al nonno, non gliel'ho fregata. Hai fatto prendere uno Bene. spaghetto. Non si fanno queste cose. Ragazzi, vi presento il nonno, che è diventato nonno da 3 anni ormai, ed è il mio papà. Oggi ci facciamo un bel giro in bicicletta insieme. E ne approfitto che lui ha la bici da 27,5, la e-bike, e così vediamo un pochettino le differenze nel caso in cui qualcuno di voi avesse deciso di comprare una e-bike anche usata e vuole capire un po' quali sono le differenze tra la 27,5 e la 29. Era da tempo che volevo effettuare questo test. Volevo provare, sentire e condividere l'esperienza di guidare le due bici con ruote di misura diversa nello stesso percorso, una dopo l'altra. Le Alpi Marittime della Liguria, ai confini con la Francia, si prestano alla grande per mettere queste e-bike alla prova. Qui di seguito vi farò vedere le stesse immagini su certi passaggi, prima con la 27,5 e poi con la 29. Anche solo facendo il dosso, questo qua, la differenza si vede, si sente naturalmente. Con la 29 mi viene da farlo molto più veloce, molto più fluido rispetto alla 27,5. La 27,5 la senti più minutina e più non lo so, delicata da passare quando c'è il dosso grosso, mentre invece quando vedi con la 29 va via da sola. È proprio la sensazione quella di lasciarla andare. In passato le case produttrici si sono cimentate a produrre delle ruote da 26 pollici, ma è già da una quindicina di anni che si è cominciato ad esplorare il mondo della mountain bike con ruote più grandi. Le prime a montare le 29 sono state le bici da cross country, rendendosi subito conto che queste misure aiutavano a passare meglio gli ostacoli. Qualche anno dopo, gli ingegneri dell'industria della bici da montagna tornarono indietro con delle ruote da 27,5 per trovare un compromesso tra la manovrabilità delle 26 e la grandezza delle 29. Ma andiamo a vedere adesso come si comportano, una di fianco all'altra sullo stesso tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri. Le immagini che vedete alla vostra sinistra sono con la bici da 27,5, mentre invece quelle a destra sono con la 29. C'è da notare che non percorrevo questo sentiero da parecchio tempo, quindi nel primo test fatto con la 27,5 le traiettorie sono meno precise rispetto al secondo passaggio che ho fatto con la 29. È forse anche per questo che probabilmente, come vedete, alla prima salita tecnica con un grosso ostacolo mi sono piantato, mentre invece il secondo passaggio con le ruote più grandi è stato più fluido. Nei tratti veloci in discesa la 27,5 è più snella da manovrare. Se si sbaglia una traiettoria è molto più semplice correggerla. Quando arrivano gli ostacoli però la 29 si sente davvero a suo agio.
dimostrando le sue doti di una vera schiacciasassi. In generale, come avete potuto vedere nelle immagini di questa prova, il passaggio con le ruote più piccole sembra nettamente più lento rispetto al secondo, nonostante mi fossi promesso di spingere al mio massimo in tutti e due i test. Sicuramente le variabili sono innumerevoli, ma personalmente mi sono trovato meglio con la 29. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non esitate a farmi sapere come sempre che cosa ne pensate. Non vi nascondo che sto cercando una ruota posteriore da installare sulla mia Mustacchia per provare la combinazione delle due misure. Ma questo lo vedremo probabilmente in una prossima puntata qui sul canale flowrules.com. Ciao e a presto!